Buongiorno e bentornati nel mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Allegra e non posso più dire che viaggio da sola. Attualmente mi trovo in Vietnam e ad Hanoi ho incontrato il migliore amico di mio fratello, quindi siamo venuti ad Halong Bay e adesso ci spostiamo verso Ninh Binh. Con l'app di Want2Go, che per adesso pubblicizzo gratuitamente, abbiamo prenotato una corsa con un van che ci porta da qua fino a Ninh Binh con 10 euro. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e poi partiamo insieme. Devo parlare sottovoce perché qui dormono tutti. Comunque è comodissimo e l'autista guida come un pazzo. Siamo a metà del viaggio, tutto ok. Ci siamo fermati in questo posto strano, caffè con cannuccia e via. Dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati a Ninh Binh, ce l'abbiamo fatta, tutto bene. Tra l'altro, se prenotate con Want2Go avete la possibilità di scegliere la navetta invece del pullman, che costa pure meno, e all'interno di questa scelta potete mettere voi il pick up point, quindi il vostro hotel, vi vengono a prendere direttamente lì. Noi eravamo molto in ansia, però alla fine è andata bene. E anche il punto di destinazione, quindi farvi portare direttamente nell'albergo successivo. Molto comodo e per 10 euro quello che ci voleva. Adesso ci possiamo finalmente godere insieme Ninh Binh. Siamo appena arrivati alla nostra prima tappa di Ninh Binh, Beach Dong Pagoda. È una pagoda in mezzo al verde, ci sono gli uccellini che cantano. Prima di farvela vedere ve la faccio assaporare. Sembra di stare praticamente ad Halong Bay, però sulla terra. Per la serie Ci piace raccontare la verità, è giusto far vedere anche questo, che in mezzo a questo posto meraviglioso buttano la plastica in questo modo. Ovviamente nel video non renderà mai per quello che è, però estremamente suggestivo, veramente bello. E anche oggi comunque abbiamo vinto 150 scalini ripidi. Amo i templi in mezzo alle montagne. Buongiorno, siamo appena arrivati alle Mua Cave, abbiamo pagato un biglietto d'ingresso di circa 4 euro e la cosa incredibile è che è una delle attrazioni più importanti di Ninh Binh, ma in questo momento non c'è nessuno, quindi ottima scelta quella di svegliarsi presto la mattina e venire qui prima che arrivino i fiumi di persone. Guardate quanto è bello il posto, proprio l'ingresso per iniziare la scalinata devastante che sarà. Durante la camminata dell'ingresso potete vedere delle bellissime cascate, ora un po' secche perché inizia a fare caldo, però il posto è splendido. Iniziano gli scalini. Si inizia a vedere la vetta. Ultime bandierine, ce la faccio più. Da quanto sono stanca non riesco nemmeno a parlare. Arrivati finalmente in cima, possiamo ammirare il panorama che è strepitoso. Un fiore di loto gigante disegnato, queste formazioni calcaree nel mezzo al niente, bellissimo. Lì è dove eravamo prima e ora siamo arrivati al secondo punto. Siamo arrivati sull'ultima vetta e vi consiglio assolutamente di fare questa esperienza perché è splendida, molto faticosa, anche perché i gradini sono alti mezzo metro praticamente, quindi molto scomodi a salire, però bellissimo. Siamo arrivati a Hoa Lu. Probabilmente non sarà un posto dalla bellezza estasiante, ma è importante venirlo a vedere perché prima del 1000 questa era la capitale. Dentro c'è un grande giardino labirintico in cui potete fare il giro. Adesso sono nella parte in cui c'è meno gente, fortunatamente. Ninh Binh, devo dire, ve l'aspettavo molto meno turistica, in realtà è piena. Comunque l'ingresso l'abbiamo pagato meno di 1 euro, quindi io un giro ce lo farei. I tronchi di questi alberi mi incantano.
Stiamo facendo un giro all'interno del tempio. Dal mio punto di vista in questo posto il bello si trova nella natura. Cioè, guardate le radici di questo albero quanto sono strane. Lo scenario naturale all'interno del quale siamo completamente immersi cambia totalmente il punto di vista della cosa in sé. Come in questo caso, nonostante il piccolo tempietto non sia niente di che, diciamo, però sei immerso in mezzo a queste montagne enormi, è molto suggestivo, è bellissimo. È un albero peloso. Tra l'altro questo posto è antichissimo, iniziato a costruire intorno al 941 e finito 1500-1010, quindi e gran parte delle cose sono originali, non ristrutturate, insomma, si vede. Dovevano essere molto bassi perché come vedete K ci batterebbe la testa. Sì. Ho fatto più scalini in Vietnam che a casa. Come prima di questi gradini non c'era nessun cartello, non sappiamo dove stiamo andando, se sopra non c'è niente mi incazzo. Comunque non sono mai 80 metri, sono 100.000. Ok, fine dei gradini. Non c'è niente? No. Ah, ok. Speriamo che dall'altra parte ci sia qualcosa. Cioè, questo non è praticamente niente. Cioè, per tutta la fatica che ho fatto, almeno. Se decidi di arrampicarti su le montagne appuntite, in realtà la vista non è niente male. E soprattutto non c'è nessuno. Benzina in modo artigianale. Stiamo andando a vedere la pagoda più grande dell'Asia. Il parco sembra essere enorme, infatti siamo su una specie di furgoncino in questo momento perché non ti permettono di entrare a piedi da solo, almeno un pezzo lo devi fare in questo modo. Comunque sono elettrici e abbiamo pagato l'ingresso 100.000 a persona, quindi circa 4 euro, per avere anche l'accesso all'interno della pagoda. Cazzo, perché all'elementare non abbiamo pensato a fare questo gioco? Sarebbe stato divertentissimo. Già con questa vista lago iniziale direi che si parte bene. Iniziamo il nostro percorso camminando per un lungo corridoio e incontriamo centinaia di statue raffiguranti i monaci del passato. Ginocchia finite. Non potete capire quanto è grande questa campana. Da qui la gente lancia i soldi in segno di buon auspicio. Ah, tra l'altro quella che avete appena visto era la campana di bronzo più grande del Vietnam. Ve l'avevo detto che era grossa. Comunque, mi sembra di stare in paradiso. Sono 1000 ettari di giardino costellato da templi. Uno spettacolo. A colpo d'occhio mi sembravano tutti uguali, ma a guardarli bene ogni faccia ha un'espressione diversa. Non mi vorrei azzardare perché siamo solo a metà in realtà, però forse questo è il posto più bello che ho visto nel Vietnam. Cioè, vale assolutamente la pena, veniteci. Tra l'altro non ho visto neanche un turista occidentale qua, solamente asiatici. Forse per noi è poco conosciuto, ma veramente mi batte il cuore. Ci siamo, signore e signori, il più grande Buddha in bronzo ricoperto d'oro dell'Asia. Siete pronti? 3, 2, 1...
vabbè, ciao, un capolavoro. Ma guardate com'è fuori! Ragazzi, è ufficiale, mi sono innamorata. In questo momento sono proprio in cima, non so se mi sentite perché c'è un sacco di vento, ma veramente una delle cose più belle che ho fatto nella vita. Veniteci, prendetevi tutto il pomeriggio perché ci vuole tantissimo, il parco è enorme, 100 milioni di scalini, quindi mettetevi l'anima in pace, sarà tanto da camminare, un sacco di fatica, quindi la mattina magari riposatevi. Vi dico il pomeriggio perché la sera qui viene tutto illuminato, noi non aspetteremo le 6:30, però magari potrebbe essere interessante. Tiratevi davvero quanto può essere bello, se è uno dei posti più belli che ho visto nella mia vita, cioè incredibile, e ne ho girato un po' di mondo, non tantissimo, però... speciale, speciale.